Amici del pallone sotto l'amore, buona giornata. Allora, commentiamo subito la giornata di ieri. No, la Juventus al Maradona ha fatto una pessima figura, davvero una pessima figura. Un 5-1 che non ammette giustificazioni, che non ammette nulla. Difficile, se non impossibile, trovare un giocatore solo da salvare. L'agonia mediatica è già cominciato nei riguardi della squadra, nei riguardi dell'allenatore, che sinceramente mi sento di non condividere. Non condividere perché? Perché innanzitutto c'è da dire questo: io non mi sento di dire che l'11 di partenza di Allegri fosse sbagliato, anche perché quelli che hanno preso il posto dopo, nelle varie sostituzioni, hanno giocato come quelli sostituiti, cioè non hanno giocato. E condivido quello che ha detto Danilo, nel senso di dire non eravamo brocchi prima, cioè fenomeni prima, non siamo brocchi adesso, perché comunque sia le 8 vittorie di seguito le abbiamo ottenute. Ieri sera non è andato bene niente. Una difesa che non prendeva gol da 8 partite è stata surclassata in maniera impressionante. Cioè l'ultimo 5-1 del Napoli nei nostri confronti risale alla stagione 90-91, la finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli al San Paolo, dove Maradona e compagni ci sconfissero con lo stesso risultato, con le stesse modalità. La Juve ieri non ha mai giocato, mai. Perché a parte il gol di Di Maria, quell'occasione a fine primo tempo, ma la Juventus non è mai entrata in campo. Piuttosto c'è da dire che è uscita al 3-1, perché tutto quello che è successo dopo, ormai la squadra era già mentalmente, fisicamente negli spogliatoi, quindi non c'è stata una minima reazione. Per quello che dico che le accuse ad Allegri a sto giro si potrebbero evitare. Non si può dire che abbia sbagliato qualcosa, perché chi è entrato dopo non ha giocato come quelli che sono entrati prima. Quindi non puoi trovare un calciatore che da poter salvare. No, assolutamente no. C'è da essere preoccupati? No, c'è da essere realisti. Ora il Napoli ha 47 punti su 54 che erano a disposizione, quindi ha una media, un rullino di marcia spaventoso. Se il girone di ritorno è il copia e incolla del girone d'andata, vinceranno il campionato meritatamente e noi non potremo fare altro che dirgli bravi. Però ci attacchiamo un po' alle parole del mister quando dice adesso è così, vediamo tra 2 mesi. Esatto, vediamo tra 2 mesi. Può darsi che il Napoli abbia un calo e a quel punto noi dobbiamo essere bravi a essere lì, perché a quel punto si avvicineranno, rientreranno in gioco la Juventus e le milanesi. Non è detto che questo calo ci sia, ragazzi, non è assolutamente detto. Noi abbiamo fatto stagioni con Allegri e con Conte che siamo partiti con un rullino di marcia mostruoso dall'inizio alla fine, quindi non è assolutamente detto. Speriamo che il Napoli possa avere un calo fisico, un calo mentale, però noi dobbiamo ripartire da subito, Cioè noi domenica avremo una partita non facile perché c'è l'Atalanta, no? Allo Stadium. Prima abbiamo la Coppa Italia con il Monza, quindi dobbiamo ripartire da subito, ripartire a vincere, perché dobbiamo avere quella speranza di poterci trovare domani in caso di
passi falsi, in caso di rallentamenti della capolista, trovarci pronti. Cioè noi non possiamo accettare l'importante è arrivare tra le prime 4, perché è un'ammissione di inferiorità che non si addice alla Juventus. Cioè ragazzi, non è che noi possiamo dire vabbè, partecipiamo e che vada come vada, no, noi dobbiamo sempre partire dal presupposto di dover vincere. Se poi ci troviamo avversari come in questo momento il Napoli, che sono decisamente più forti, saremo i primi a congratularci con loro, certo, altro non si può fare. Comunque adesso noi pensiamo a recuperare mentalmente, in vista della partita di Coppa con il Monza e soprattutto in vista di quella con l'Atalanta domenica prossima. Mi dispiace che era praticamente l'ultima gara di Andrea Agnelli come presidente, anche se è dimissionario, ma il 19 ci sarà il CDA nel quale lui non sarà più il presidente della nostra squadra. Mi dispiace che abbia chiuso con una sconfitta così pesante, con una sconfitta così cocente, e dal canto nostro c'è poco da dire. È persino facile commentare una sconfitta del genere, per assurdo è persino facile, perché siamo stati talmente brutti che non possiamo essere questi. Siamo stati talmente inesistenti che non possiamo essere quelli visti ieri sera. Però c'è da rimboccarsi le maniche e ripartire. Cioè io non ho sempre detto il nostro obiettivo è vincere, e continuerò a ribadirlo per quel semplice motivo che partire dicendo l'importante è essere tra le prime 4 è una missione di inferiorità che non si addice. Non me lo sentirete mai dire, non me lo potete mai sentire dire una cosa del genere. Quindi si riparte, come siamo riusciti a fare 8 vittorie di seguito. Adesso questo lo dobbiamo considerare per forza di cose un incidente di percorso, un bruttissimo incidente di percorso, ma dobbiamo riprendere a farne altre 8 di vittorie di seguito, se non di più. Questa è l'unica cosa che possiamo fare da qua alla fine. Dobbiamo pensare soltanto a vincere più partite possibili, tutto lì. Poi tra non molto, il prossimo mese comincerà anche l'Europa League e dobbiamo andare avanti anche in quelle competizioni, come dobbiamo andare avanti in Coppa Italia. Non dobbiamo lasciare niente. Se poi le cose andranno male, e dobbiamo essere i primi a congratularci con quelli che hanno vinto. Ma noi adesso come adesso non possiamo accettare un alzare la bandiera bianca o un'ammissione di resa, assolutamente no. Io vi saluto adesso ragazzi, vi auguro una buona giornata, continuate a iscrivervi sul canale per rimanere sempre aggiornati, e io mi auguro di dover domani commentare partite che siano finite in un altro modo, sinceramente. Va bene? Ciao ragazzi, a presto.